Beatbox 02. Buongiorno ragazzi e bentrovati. Oggi vediamo insieme un hardware wallet veramente molto interessante, con software open source, Bitcoin only, molto carino da vedere e molto facile da utilizzare, il Beatbox 02. Faremo tutto il processo di inizializzazione e lo renderemo operativo per poter ricevere fondi, quindi vedremo veramente tutto. Prima di iniziare però vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, in modo tale da poter supportare il mio lavoro per voi a costo zero. Vi ringrazio per l'aiuto, ma ora non perdiamo altro tempo e vediamo come si presenta questo dispositivo. Bene, questa è come si presenta la confezione, vedete? È in una confezione sottovuoto con il logo del Beatbox su tutti i lati. Mi raccomando, se vedete questa confezione non sottovuoto non procedete, ma contattate subito il centro assistenza perché potrebbe essere stato manomesso. Comunque adesso noi la apriamo con le forbici e vediamo che cosa c'è al suo interno. Ecco, allora leviamo la scatola, si presenta bene, il packaging è bello. Intanto allora proviamo un attimo a girarla e vediamo che ci dice già, ecco, che cosa c'è all'interno, più o meno ci dà qualche informazione, ci dice che lo schermo nel display è OLED. Intanto allora apriamo la confezione, guardate che bella, è carina, dai, ci sta. Allora, ok, la apriamo. Intanto vediamo che sul bordo della confezione ci sono già alcune indicazioni su come utilizzarlo. Ecco qua. Allora, al centro abbiamo il dispositivo e allora innanzitutto però troviamo i laccetti di 3 colori diversi da poter agganciare al Beatbox e abbiamo anche un adattatore USB-C USB-A. Poi abbiamo il cavetto che funzionerà da prolunga, ci serve nel caso volessimo essere più comodi, perché sennò potete attaccarlo comunque direttamente al PC, però col cavetto si è più comodi, ecco. Poi ci sono dei fogli, allora vediamo, allora, ecco, allora vabbè c'è tipo una sorta di, vabbè intanto ci sono ecco degli adesivi, questi adesivi potete attaccarveli dove volete, c'è poi ecco diciamo una sorta di libretto delle istruzioni. Vedete, vi dice i primi passi da eseguire e appunto come utilizzare il dispositivo e che cosa c'è all'interno della scatola. Poi c'è anche un certificato di garanzia con la data di produzione. Poi ecco qua al centro abbiamo allora una micro SD che ci servirà per fare il backup, molto interessante il fatto che ce la forniscano già loro. E poi eccolo qua, il nostro dispositivo con la sua pellicola, bello, compatto. Vedete, ha semplicemente il buco per il laccetto e il buco per la micro SD, i tastini sono touch, ha anche la copertura sulla presa USB-C, guardate che bello, molto carino, dai. Un bel unboxing, la scatola è carina, vediamo dentro non c'è più niente, ritiriamo tutto ed ecco qua, ecco quello che abbiamo all'interno della scatola. Dispositivo, cavetto, laccetti con adattatore USB-C USB-A e micro SD. Ora siamo pronti per effettuare la prima inizializzazione. Prima di cominciare però andiamo sul sito bitbox.swiss. Ok? Tanto qui cominciamo ad avere una panoramica del dispositivo, abbiamo anche delle recensioni, abbiamo una serie di informazioni, ecco, ci sono anche poi, c'è un reparto sicurezza che vedremo dopo, comunque vi dice che il Beatbox può essere in versione Bitcoin only o multi-currency e poi c'è la app, la Beatbox app, che sarà quella che dovremo scaricare per effettuare l'inizializzazione, ok? Vi dice ovviamente che è un prodotto fatto in Svizzera e c'è anche diciamo una comparazione con gli altri principali hardware wallet sul mercato con le varie funzionalità e le varie diversità tra uno e l'altro. Adesso torniamo in su e vediamo quali sono i prezzi. Scorriamo fino in cima alla pagina. Eccoci qua. Adesso andiamo su Shop Now. Ed ecco che compaiono i due Beatbox, le due versioni, Bitcoin Only Edition e Multi Edition. Voi scegliete quello che volete, vabbè, io ovviamente vi consiglio il Bitcoin Only Edition. Il prezzo non varia tra i due dispositivi.
Ora andiamo su App e scarichiamo il software che ci servirà per inizializzare il dispositivo e farà anche da interfaccia per svolgere tutte le operazioni che desideriamo. Clicchiamo su Download, scegliamo il sistema operativo, io in questo caso scelgo macOS, e avviamo il download. Mentre si scarica andiamo su Security e vediamo alcune specifiche. Qui poi voi leggetelo con calma, ecco. Comunque dice che è un dispositivo focalizzato sulla sicurezza, che è basato su un'architettura dual chip, che è open source, e vi spiega anche come genera il SID utilizzando 5 fonti di entropia differenti, vi dice che il firmware è riproducibile, insomma vi dà tutta una serie di informazioni su come viene strutturata la sicurezza di quest'hardware wallet. Poi vi parla anche del backup fisico. Infatti nella scatola abbiamo trovato una micro SD proprio perché, come vedremo dopo, il SID viene salvato anche sulla micro SD, che deve essere poi conservata con cura, mi raccomando. Questa scelta, se non sbaglio, è opzionale, comunque vediamo tutto fra poco. Bene, ora se apriamo la Bitbox app che abbiamo scaricato, ci chiederà di collegare il dispositivo. Quindi noi andremo a prendere il Bitbox, ci inseriamo dentro la micro SD e lo colleghiamo al PC. Prima di fare questo, notiamo che possiamo già accedere alle impostazioni. Quindi noi, prima di collegare il Bitbox, ci entriamo e andiamo già ad impostare dei parametri prima ancora di inizializzare il dispositivo. Clicchiamo quindi su Impostazioni e vediamo che possiamo innanzitutto scegliere la valuta, quindi noi mettiamo euro, poi la lingua, mettiamo italiano e poi possiamo anche mettere la modalità scura, che magari ci dà meno fastidio agli occhi. Poi possiamo scegliere di vedere i valori in Bitcoin o in Satoshi. Io per ora lascio Bitcoin. Poi abilitiamo importi nascosti, così possiamo decidere di nascondere gli importi nel caso ci fosse altra gente attorno a noi quando abbiamo l'app aperta o per qualsiasi altro motivo. Ora andiamo in impostazioni avanzate e qui troviamo delle funzioni molto importanti, come quella di abilitare le commissioni personalizzate, così potremmo scegliere quanto pagare per una transazione. Poi abilitiamo anche il Coin Control per poter selezionare gli UTXO da spendere. Poi ecco che arriviamo a due impostazioni che sono opzionali, ma che dovreste abilitare, nel senso che se non lo fate perdete un pochettino di privacy, ma a mio avviso sono molto importanti proprio per mantenere la privacy utilizzando questo software, perché lui verrà a conoscenza di tutti i vostri indirizzi e di tutti i vostri movimenti. Quindi noi abilitiamo il proxy per Tor, ci clicchiamo sopra e clicchiamo su Abilita Tor Proxy. Per questa operazione dovete fare attenzione ad una cosa. Se avete il daemon Tor che gira in remoto, potete lasciare la porta 9050. Mentre se non lo avete e accedete a Tor attraverso Tor Browser, allora dovete cambiare la porta e inserire la 9150. Una volta fatto, chiudiamo e riapriamo l'app per memorizzare le impostazioni. Ok, bene. Torniamo su impostazioni, intanto vedete che ora io ho il tema scuro, quindi capiamo che le modifiche sono state recepite. Torniamo su impostazioni avanzate e andiamo su connetti il tuo full node. Vedete? Qui vi mostra a quali nodi è connessa l'app e ovviamente sono due nodi di Bitbox. Shift Crypto infatti è il nome dell'azienda che produce il Bitbox. Che cosa faremo noi? Andremo a collegare l'app al nostro nodo ancora prima di inizializzare il dispositivo, in modo tale che tutte le informazioni che verranno richieste alla rete passeranno appunto dal mio nodo e non da quelli di Shift Crypto, aumentando così notevolmente la privacy e non andando a fornire ovviamente dei dati come per esempio la nostra chiave pubblica all'azienda. Ok? Allora, prima abbiamo abilitato il Tor Proxy, così ora ci andremo a connettere anche sotto rete Tor, inserendo appunto l'indirizzo .onion del nostro nodo. Quindi andiamo sul nostro nodo e recuperiamo l'indirizzo. Per chi ha un nodo con Umbrel dovrà aprire Electrs o dovrà prima scaricarlo ovviamente se non l'ha già fatto, andare su Tor e copiare l'indirizzo. Poi torniamo sulla app dove troviamo aggiungi un server e al punto 1 inserisci l'endpoint. Qui andremo ad incollare il nostro indirizzo e ricordatevi di aggiungere la porta 5001, quindi dopo .onion aggiungete 2 punti e 5001. A questo punto cliccate su verifica e se avete fatto tutto correttamente vi comparirà questa scritta, vedete? Connessione stabilita con e il vostro indirizzo. Clicchiamo su ok ed ora andiamo a rimuovere i due nodi di Shift Crypto cliccando su rimuovi e confermando. Ecco qua, lo facciamo con tutti e due. Bene, ora siamo connessi al nostro nodo. Se avete notato in alto a destra c'è l'icona guida, che è molto utile e vi offre supporto per tutti i passaggi che abbiamo fatto. Quindi se non capite qualcosa cercatela nella guida.
Qui, secondo me, hanno fatto veramente un lavoro eccezionale perché vengono spiegate bene tutte le opzioni che abbiamo e quindi veramente complimenti all'azienda, ecco. Vediamo ancora la sezione About che ci mostra se la nostra app è aggiornata correttamente. Ok, ora chiudiamo e riapriamo e possiamo partire con l'inizializzazione del dispositivo. Vi ricordo che questi due passaggi, quello di Tor e quello del nodo, non sono obbligatori. Potete tranquillamente saltarli se non avete un nodo o se non vi sentite pronti. Potete comunque farlo in seguito, anche se sarebbe meglio farlo prima, ma lo ripeto, sono opzionali. Non bloccatevi su questo passaggio, mi raccomando. Questa è una chicca per i più smanettoni, ma se voi siete alle prime armi sapete che c'è questa opzione e studiando un pochettino arriverete anche voi a compiere questi passaggi, migliorando così la vostra privacy. È diciamo un invito allo studio, ecco. Ora torniamo a schermo e vediamo che l'app ci dice di collegare il dispositivo. Noi lo prendiamo, ci inseriamo la micro SD, se non l'avevamo fatto prima, e lo colleghiamo al PC. Io ho messo il cavetto così sono un po' più tranquillo, lì vedete voi. Ok, allora innanzitutto qui installiamo il firmware. Attendiamo che si completi l'operazione. Intanto vedete che anche nello schermino si vede l'installazione in corso. Ecco, perfetto. Ora lo schermo ci chiede di toccare il lato che desideriamo per ruotare lo schermo nel verso giusto. Clicchiamo in basso e ora verifichiamo il codice di abbinamento. Questo codice deve combaciare con quello che vedete nell'app e vi dà la garanzia che il dispositivo non sia stato manomesso. Se combacia, clicchiamo su Continua. Ok, ora clicchiamo su Crea un portafoglio per creare un nuovo SID con nuovi indirizzi. Se volete però potete anche ripristinare un portafoglio utilizzando un SID in vostro possesso, oppure se avete già un Bitbox potete ripristinarlo dalla micro SD. Ok, ora ci chiede di inserire un nome, io metterò Pluck così almeno mi riconosco. Poi lo confermiamo anche sul dispositivo. Bene, ora dobbiamo inserire una password che ci servirà per sbloccare il Bitbox. Questo processo fatelo con calma perché vedrete che dovrete prendere un po' di confidenza con i tastini touch. Questi tastini sono un pochino macchinosi da utilizzare, bisogna prenderci un pochettino la mano. Comunque vedete che a schermo vi compare un tutorial per aiutarvi. Una volta inserita la password dovrete premere l'estremità alta e bassa a lato del Bitbox e tenere premuto finché le due freccine non si toccheranno. Ripetete nuovamente la password e confermate. Bene, ora vi viene mostrato un riepilogo delle pratiche di sicurezza da tenere per conservare bene il vostro backup. Quindi leggete e spuntateli tutti, poi cliccate su Continua. Ora confermate la data sul vostro Bitbox e finalmente avete creato il vostro backup. Ora potete rimuovere la micro SD del dispositivo e cliccare su Inizia. Ok, siamo operativi. Vi viene ricordato nuovamente di tenere la micro SD separata dal Bitbox e vi viene anche presentata una funzione di acquisto direttamente dal Bitbox grazie a una collaborazione con un partner. Ma questo lo vedremo dopo. Intanto possiamo dire che l'utilizzo del Bitbox è piuttosto semplice e intuitivo, anche se bisogna prendere un pochettino confidenza con i tasti touch. Possiamo però notare come ci sia un grande supporto all'utente passo dopo passo con delle guide e con delle spiegazioni pratiche su come completare le operazioni, quindi complimenti davvero per il supporto. Ora chiudiamo il pop-up e intanto vediamo già che sono presenti delle impostazioni che avevamo dettato in precedenza, come per esempio la funzione nascondi importi. Ora se guardiamo a sinistra dello schermo vediamo che abbiamo il mio portafoglio, che sarebbe l'ammontare complessivo di tutti gli account presenti sul Bitbox. Poi sotto abbiamo invece gli account, in questo caso ce n'è uno solo, ma voi potete crearne diversi, ecco, magari per separare i fondi, che ne so. Intanto guardate, in alto a destra vediamo che l'app si sta sincronizzando con il mio nodo per recuperare le informazioni necessarie e mostrarmi i saldi. Guardate, ora siamo al 10% circa. Poi torniamo in basso a sinistra e vediamo le impostazioni che però noi abbiamo già settato in precedenza. Vedete, è tutto rimasto come avevamo impostato prima di inizializzare il dispositivo. Abbiamo però due voci nuove che sono Gestisci account, dove possiamo aggiungere gli account e dove possiamo anche dire all'app di ricordare questi account, vedete? Basta attivare il Remember Wallet. Intanto se volete approfondire cosa sono gli account potete andare sulla guida e trovare già delle informazioni molto utili. Il Remember Wallet ci permette di poter visionare il saldo di un determinato account anche quando scolleghiamo il Bitbox dal PC. Infatti se noi adesso proviamo a scollegare il dispositivo, ecco che sparisce tutto, vedete? E ci viene chiesto di collegare di nuovo il Bitbox per poter accedere all'app.
Questa è una funzione molto interessante perché fa sì che nessuno possa accedere all'app se non ha anche il dispositivo con sé. Dicendo però all'app di ricordare un account, ecco che noi potremo vedere il suo saldo anche se non abbiamo il Bitbox collegato. Questo può essere utile magari se usate l'app da cellulare e se volete avere il saldo sempre a vostra disposizione. Io però vi dico già che non lo attiverò perché sinceramente non mi interessa stare sempre lì a controllare il saldo. Comunque, andiamo avanti. Quindi ricolleghiamo il Bitbox e reinseriamo la password. Torniamo su impostazioni e vediamo gestisci il dispositivo. In questa pagina possiamo gestire o verificare i backup. Poi possiamo vedere la nostra seed phrase, cosa molto importante perché magari non volete solo avere il backup su una micro SD, ma volete anche il vostro seed inciso sul metallo, per esempio. Ecco, qui le potete vedere e potete trascrivere le vostre parole. Mi raccomando, fate questa cosa in un posto sicuro. Poi, scorrendo, vediamo le informazioni sul dispositivo, come il nome che gli abbiamo dato e altre informazioni. In fondo troviamo le impostazioni avanzate dove possiamo inserire la passphrase. Di questa non ne abbiamo mai parlato, ma sostanzialmente è una parola aggiuntiva che andiamo ad aggiungere alle 12 o 24 parole che possediamo e aggiunge, diciamo, un grado di sicurezza in più. Non aggiungo altro, magari ci faccio poi un video dedicato, adesso vediamo. Comunque se non sapete che cos'è non abilitatela, questa non c'entra nulla con la password del dispositivo, ok? Poi andiamo avanti, come ultime voci abbiamo la possibilità di andare nelle impostazioni di avvio o di ripristinare alle impostazioni di fabbrica il dispositivo. Bene, ora abbiamo il nostro wallet vuoto ovviamente e quindi possiamo ricevere oppure possiamo acquistare, ok? Noi ora clicchiamo su ricevi e ci compare l'indirizzo che dobbiamo fornire per ricevere i fondi. Se guardate bene di fianco a il tuo indirizzo c'è scritto 1 di 20 perché qui vi vengono mostrati i primi 20 indirizzi vuoti del vostro wallet, ok? Se cliccate sulla freccettina potete cambiarlo e sceglierne un altro. Voi comunque tenete quello che vi dà, ecco. Poi sotto c'è scritto cambia il tipo di indirizzo. Se ci cliccate potete scegliere che tipo di indirizzo utilizzare, Native Segwit, Taproot o Wrapped Segwit. Ho fatto un video dedicato ai vari tipi di indirizzi, quindi se non conoscete le differenze vi invito ad andare a vedere quel video lì, ok? Noi lasciamo Native Segwit. Ora, per vedere il QR code da scansionare o per copiare l'intero indirizzo, dobbiamo cliccare sul tasto blu e verificare l'indirizzo sul Bitbox. Quando clicchiamo, infatti, ci comparirà il QR code e la possibilità di copiare l'indirizzo per intero per poterlo appunto copiare su un altro wallet. Per tornare indietro dobbiamo spostarci sul Bitbox e confermare che l'indirizzo che vedete a schermo sia uguale a quello che vedete sul dispositivo. Una volta confermato, il pop-up scomparirà da solo. Bene, ora potete prendere l'indirizzo che avete copiato e incollarlo su un wallet per mandarvi dei fondi. Guardate, io ho effettuato una transazione che vedete vi compare in sovraimpressione con le varie informazioni, tra cui lo status che è appunto in sospeso, perché ho messo delle fees basse visto che non avevo fretta che arrivassero, ecco. Se volete informazioni aggiuntive potete cliccare sulla lente a destra e vi compariranno altri dati. Bene. Ora è passato un po' di tempo e visto che la nostra transazione è stata confermata, proviamo anche a fare un invio. Clicchiamo quindi su invia e ci compare questa schermata dove poter inserire i dati. Inseriamo quindi un indirizzo e un importo. Facciamo 0,001 Bitcoin. Di fianco ci compare il controvalore in euro e sotto possiamo vedere le fees. Sotto le fees abbiamo anche il costo totale sulla base delle fees messe sopra, appunto, e il tempo stimato di conferma. Viene impostata una priorità bassa di default, ma se voi cliccate sulla freccetta potete modificarla, vedete? Ve ne propone una economica oppure potete personalizzarla. Se vi ricordate, la personalizzazione delle commissioni è una funzione che abbiamo abilitato nelle impostazioni iniziali e che ora ritroviamo qui. Se cliccate su personalizza vi comparirà un campo vuoto dove voi andrete a inserire i sats per byte che preferite. Se noi proviamo a mettere 30, sotto troverete la spesa totale in euro, per esempio per le fees. Ecco. Fate sempre attenzione a personalizzare le fees, mi raccomando, perché se le mettete troppo basse rischiate di dover attendere molto o addirittura di non vedere confermata la vostra transazione. È possibile fare RBF, Replace by Fee? Sì, ma anche con Bitbox è necessario utilizzare un altro wallet, come per esempio Electrum, per poter aumentare le fees. Tra l'altro c'è proprio una guida su come collegare il Bitbox ad Electrum. Peccato che non sia presente questa funzione nell'app, sarebbe stata veramente molto utile.
Bene ragazzi, questo è quanto. Direi che abbiamo fatto una bella panoramica di questo dispositivo e del suo utilizzo. Se avete domande o dubbi, mi raccomando, scrivetemele pure nei commenti. E ragazzi, se questo video vi è piaciuto vi chiedo cortesemente di lasciare un bel like e se volete supportare il mio lavoro potete farlo utilizzando il QR code che compare durante il video oppure sfruttando il Lightning Address presente anche lui in descrizione. Direi che anche per oggi è tutto, Noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video, mi raccomando fate i bravi e studiate Bitcoin. Ciao!